Ciao Max! Ciao Luisa! Ma dove siamo finiti? Sei sicuro che siamo nel posto giusto? Sì, siamo in Corso Matteotti all'1 a Milano e siamo nella boutique Kilian Paris. Un posto molto particolare, come noterai, perché appunto ci sono queste tende di velluto, questi smalti neri, questi specchi, questi soffitti altissimi. Sembra più uno speakeasy newyorkese o un sofisticato bar di Parigi, ma in realtà siamo in questa bellissima boutique. Infatti io sono proprio appoggiata a un bancone, al bancone del Kilian Bar, e il padrone di casa non poteva che essere Kilian Hennessy, che è il fondatore e il direttore creativo. Benvenuti a una nuova puntata di Fashion Files The Fragrance Edit. Oggi vi portiamo alla scoperta di Kilian Paris, una maison che ha ridefinito la profumeria artistica. Un marchio nato nel 2007 che fonde l'alta profumeria francese con un patrimonio personale e familiare che è quello appunto del cognac, e Kilian Hennessy è stato nostro ospite e a lui abbiamo chiesto di raccontarci in 5 domande l'anima della maison. C'è chi dice che sia il primo abito che si indossa sulla pelle e chi lo considera l'accessorio più importante prima di chiudere la porta di casa. In questa terza stagione di Fashion Files vi portiamo a scoprire il mondo delle fragranze. Indagheremo il legame profondo tra memoria e olfatto, perché un profumo non si sceglie, ci sceglie. Dai grandi capolavori che hanno fatto la storia della profumeria ai nasi leggendari che li hanno creati, fino ai fenomeni virali. Questo è Fashion Files The Fragrance Edit. E noi siamo Luisa Simonetto, direttrice di Amica, e Massimiliano Sortino, giornalista ed esperto di cultura olfattiva. Con noi ci sarà anche Carla Ferron, beauty director di Amica. Insieme vi porteremo in un viaggio tra i profumi iconici e le nuove ossessioni olfattive contemporanee. Kilian, you often say that a great perfume must first and foremost tell a great story. Kilian Paris was founded in 2007, but your story began much earlier among your family's cognac cellars. What is your very first olfactory memory connected to that world? And how much of that heritage, and we mean it's made of oak barrels, sugar, and the famous Bar des Anges, is embedded in the DNA of the maison? A lot of questions. Yeah, into one. So, my first olfactive memory, probably when I was old enough to go visit the Hennessy cognac cellars. So probably somewhere around 12 years old, I would say. Mm-hmm. But you know, when you enter into the cellars, the smell that really strikes at first is the density of the oak and the drench in alcohol. Mm-hmm. That's really what's so strong. Mm-hmm. And then it smells also a little like dust, so it smells dusty. Mm-hmm. It's a mix. Yeah, it's a mix. And you know, when you enter into the cellars, you always see that the ceilings are black. Mm-hmm. So there's a story that my grandfather told me when I was a child, and he said that you know, there is a natural evaporation of eau de vie coming from the oak barrels. Mm-hmm. So the oak barrels need to be refilled constantly, mm-hmm. because, like for perfume, the worst enemies for eau de vie, for pre-cognac, are light. That's mm-hmm. why they're cellars in the dark, mm-hmm. and air, mm-hmm. like for perfume. So that's why the oak barrels need to be refilled, so there's minimum air, because air is going to oxidize the eau de vie. But there is a natural evaporation, and he says when you look at the ceilings and they're black, he says that's our share with the angels. Le part des anges. La part des anges, exactly. Okay. So how much is in the perfume? It's 100% in angel share, for sure. Mm-hmm. But and it's in some of the liquors collection, but mm-hmm. very little. Mm-hmm. I would say it's mostly exclusively in angel share. What interests me when I create a scent is really to express the emotion I want
I felt and I want to convey in the perfume, the emotion that is conveyed by the name. And, when you start a perfume, you know the general image or the general emotion you're trying to convey. But it's like a puzzle that builds itself as you go along. Mm-hmm. And it's going to be maybe a landscape in Africa, but is there going to be a lion or an elephant? You don't know yet. Mm-hmm. Maybe there are going to be a few wild animals that you know, which ones you don't know, and you build it as you go. Mozart used to say, when I compose, I search for little notes that love each other. Mm-hmm. And that's exactly how we go about it in perfume. Yeah. Once the accord, the original accord is done, is defined, which is really the personality of the perfume, then you need to start building it and to search for little notes that are going to be loved by the original accord. And love stories, you never know what can happen, right? Very true. Very true. Okay. So someone who's been married 3 times already. So, Kilian, there is a fascinating backstory behind your creative process. You often say that you first come up with the fragrance name and only afterwards create the juice itself. Where does this inspiration come from, and what was the very first perfume you become inseparably attached to thanks to this method? I would say most of the perfumes are done like that, because I think that creating a perfume, it's like directing an actor for a movie director. First, you need to choose which actor is going to play a script. And Tom Cruise and Jeremy Irons obviously are not the same personalities and actors. So they will play very differently a part. Mm-hmm. Same thing in perfume. If I choose to work with Calice Becker or Mathieu Nardin, they're going to be composing in a very different way. Because they belong to different perfume houses, already the Cardex, which is the ingredients available to the perfumer, are different. Mm. So depending on what I'm trying to convey, my first step is always to smell the ingredients that I want to work with in every perfume house. Mm-hmm. For example, smoking hot, which is a tobacco shisha. Mm. I wanted to smell all the tobacco absolutes that existed in perfume houses and the shisha that existed in perfume houses. Man is actually one of the leading perfume and aroma houses in shisha. So immediately I knew I was going to work with Man. At Man, I like to work with Mathieu Nardin. So this is why I chose Mathieu Nardin at Man to work on smoking hot. And that happens with every scent. But more importantly, when I develop a scent, I need a script. Mm-hmm. Mm-hmm. That's for me the most important. I need to know what emotion I want to convey and where I want to go. With a name like Good Girl Gone Bad, I knew exactly that I wanted a perfume where the opening would be very floral, romantic, perfect for a good girl. But as the day goes or as the night goes on, the flowers would go from romantic to more narcotic to more dangerous. Mm-hmm. That's why the perfume opens with osmanthus and rose, but dries down with jasmine and tuberose. Yeah. So again, I need that script to be able to direct my perfumer. Mm-hmm. Otherwise, I don't know where to go, frankly. Mm-hmm. I need that script. And so all the notes are like your actors in the script? So the notes are... So then the notes... So there's 2 steps in the note. Once I know the name, immediately I know which notes I want to be working with. Mm-hmm. And that's why I choose the perfume house that has the ingredients that I like the best. Where is the best quality of ingredients, or just the ingredients available to express that emotion. Then there's the second part, which is by far the longest, which is searching for little notes that love each other. Yeah. Her Majesty, that I just launched, took me 2 years to finish. 2 years. There was a lot of trials, and I was not a lot of notes that love each other, love the original accord. I was so you were not happy precise until the end. No, it was either going to a world that already existed on the market, so it doesn't interest me, or it was just refused by the original accord.
So no, it was very hard. Okay. But walking into Kilian Paris boutique is not exactly like entering, a traditional perfumery store. In fact, you're standing at the bar, and your stores are constructed like Kilian bars. Yeah. So how does this mixologist idea connect with the 5 olfactory families that define your maison? And how do you guide clients towards, finding the very best for them? I wouldn't say there's, I would say there's so far 2 main collections available. There are the liquors, and the liquors, as the name says it, the muse of inspiration is a liquor, a whiskey, a cognac, a vodka, an apple brandy, an absinthe. Those are really muses of inspiration. The tricky part here is that I want customers to smell the muse, but nobody wants to be smelling like an alcohol, Nobody wants to smell like a drunk. No. So the trick is maybe Hemingway. Yeah. So the trick is really to use those ingredients to make the trick. So people feel, oh yes, it has a bit of a whiskey effect or a cognac, but at the end it has the quality of a great scent behind. So that's always the very thin line I'm working on when I work on a liquor. Then we have the original collection that we call the Don't Be Shy collection, which is true, is organized, or should I say we have reorganized it in 4 important olfactive families that exist on the market: the fresh citrusy scent, the flowers, the woods, and the smoky and woody scent. Right? Yeah. But those are classic olfactive family. But if you smell the liquors, I would put vodka on the rocks on the fresh, then I would put angel share on the woody, and so on. So within the liquors, you can find again the classic olfactive families. Yeah. Okay. You redefined the concept of eco-luxury long over it became mainstream, providing the true luxury should last forever. Your beautiful bottles are works of art, but above all, they are refillable. As sustainability becomes such a fundamental pillar for you and for the future of haute perfumerie? Well, for me, everything started with the ambition that if I was going to give to the customer a truly luxury object, I couldn't imagine the customer throwing it in the trash. And that was really the starting point. That is also the essence of true luxury. Correct. Something that you're not throwing your leather bag, your beautiful, you don't. You pass you pass it from generation to generation. So that was a bit the idea. Yeah. And I remember my grandmother used to have a place in her bedroom, we call it in French une coiffeuse, where there was the vanity, right? Yeah. With the mirror, with all her brushes, and her flacon, which was engraved with her initials. And when the bottle would be finished, she would go see her perfumer who would refill her flacon. So it's not a new concept in a way. It's just like everything I try to do is going back to what used to be the great time of perfumery, which I think the end of the 19th century up to the first half of the 20th century were the golden age of perfumery. And yes, that's what I'm trying to say to the customer. Like, you buy my bottle, but you only buy it once. You don't need to buy another bottle ever again. You just either go online and order a refill. You can come to the store and have your bottle refilled, whatever you choose. But you don't, yes, I really believe that true luxury should not be disposable. I truly believe that. That's why all our bottles are refillable. Even the little travel spray is refillable. Every bottle is refillable. So the true luxury is timeless, totally. Well, you can be, I think the concept is timeless. Yes, absolutely. And then when it comes to sustainability, I think that obviously the product that you never throw is the most sustainable. But we also go further in the concept of the sustainability. For example, the glass that we're using today, 20 or 30% of the glass used comes from recycled glass.
the gifting, the gift paper, gift ribbon, shopping bag, all the wrapping material is 100% coming from recycled material. Yeah. So we go as fast as the industry goes. I would love to be able to use tomorrow 100% of recycled glass. Today, you can't. Because It's a process, I mean. Yeah. no, step it's just by that step. when, if you use 100%, then the glass becomes not clear. Mhm, You know, yeah. so the industry has made tremendous progress. Mm-hmm. When I started, I could use 0. So we'll go as fast as the industry goes, but my number one concern is the customer. Mm-hmm. I don't want to give to the customer a product that that's not what he's used to. Sure. So as long as the customer doesn't see the difference, I will move as fast as the industry. Yeah. Very last question, Yeah. 2 questions. First of all, can you tell us a little bit about your latest creation? I mean, the last one you launched. Her Majesty? Yeah, in the market. And we would like also to know looking at the future, where is the olfactory journey of Kilian Paris heading? I mean, which is the direction you want to follow? So, Her Majesty. Her Majesty was born after a trip that I did with my new wife. Well, not my wife at the time, but 3 years ago in Japan. And we did a 2 weeks trip in Japan in the month of March, which is coincide with my birthday. And we went all over, but we finished in Kyoto. Yeah. And obviously March is Sakura season. Yeah. But you know, Sakura is more or less you can start 2 weeks early, you can start 2 weeks late. Later. And a trip in Japan, you have to plan it months in advance. So it's a bit of a luck. But we actually got very lucky because we started at the beginning of Sakura and we finished at the end of Sakura. Oh, wow. So we had Wow. 2 weeks of Sakura everywhere we went. But we finished our trip in Kyoto and there's a path called the Philosopher's Pass. Yeah. There's a little river surrounded by Sakura trees. Yes. And on that We've day, been there Yeah. once. and on that it's- day, it was beautiful blue sky, Yeah. but the wind was blowing. At one point, the wind blew stronger, and all the petals was blowing in the air, Yeah. and it felt like it was snowing in spring. And that emotion I got, that visual emotion, is what I try to translate into Her Majesty. I truly believe that the Sakura flower is the queen of all flowers. I don't know another flower for which the whole world travels to see her bloom. Yeah. Yes, You don't true. go to India to see a tuberose Yes. bloom. No. You don't go to Morocco to see rose bloom. Yeah. You know, just don't. And then you need the But the nature to world- please you. I mean, but to exactly. be generous with you, right? But yeah, That's the point. she's picky. She's Yeah. tricky. Yes. She's hiding herself and only opening when she wants. So I think she is the Majesty. And that's why, for example, the perfume is built on a very heavy, woody, dry down base with an overdose of cedar, patchouli, cypriol, papyrus wood. Then I had to invent a scent to the Sakura. So I gave it a bit of a magnolia with a touch of peach. But Sakura can be white or rose. So I gave it also touches of essence of rose and absolute rose. To remind me of the river, we added a touch of calone, the aquatic note. So all the perfume, all the pieces of the puzzle come from what I witnessed that day. Yeah. And talking about the future? At a bar, if you go to a bar, you can order a liquor, drink, but what else can you order? A wine, Wine, yeah, what else? also water. Oh my God, you're not drinking a lot. Can order cocktails. Yes. Max, other cocktails, yes, sure. We have We so don't have many. cocktails so far. So going on the mixologist side, Maybe. who knows? Who knows? Okay. So, We are in June, we have 2 months to wait, right? okay. We are curious, but we can wait. What would be a natural evolution happening at a Kilian Bar? Yeah. Okay. Absolutely. Okay.
Thank you so much. Thank you so It much. was really It's been a pleasure. Me too. Thank you. Thank you. Thank you. Che bellissima visione, no? Che Kilian ha condiviso con noi. Adesso che siamo qua seduti al bancone del bar, del Kilian Bar, ti devo anche raccontare che in realtà l'idea del bar non è una scelta meramente estetica, c'è proprio dietro una storia. Come avrai notato, all'interno di questa boutique i liquori sono veramente ovunque. E pensa che il rituale di benvenuto è legato al packaging della collezione The Liquors, questa collezione che è ispirata proprio ai liquori e è ispirata ai liquori anche nel packaging, appunto. Quindi abbiamo questi flaconi che riprendono i famosi bicchieri tumbler, c'è questa cappa iconica che permette di riflettere la luce e ognuno di loro è un po' da collezionare, no? È proprio qualcosa di unico e speciale da collezionare. È un oggetto d'arte. È un oggetto d'arte. E infatti, proprio parlando di oggetti d'arte, c'è un'importante novità nel mondo Kilian Paris che ci riporta proprio a quell'idea di eco-luxury di cui Kilian ci ha parlato nell'intervista, nel senso che la Maison ha appena reinterpretato la carafe, che è appunto il flacone originario. È la versione mini in che versione io ho in mini, mano, esatto. o altrimenti c'è in versione più grande. Esatto, ma la novità è la versione mini da 30 ml, Sì. molto elegante e soprattutto ricaricabile, quindi sostenibile. Assolutamente ricaricabile, unisce quindi praticità e eleganza, senza tempo, bellezza. Ovviamente la silhouette è distintiva di questa, a me piace tantissimo questa mini caraffa, poi la trovo super pratica, no? Anche qui appunto vediamo l'iconica K che riflette la luce e devo dire che questa collezione in sé rappresenta quasi un guardaroba olfattivo su misura, no? Tutte queste mini caraffe tutte insieme, io le vorrei tutte. Tutti le vorremmo tutte. Ma anche loro comunque sono da collezione. Certo, sì. Max, la collezione da 30 ml debutta proprio con le 10 fragranze iconiche della Maison, che sono tutte fragranze che invitano a sperimentare, invitano a combinazioni dalle possibilità infinite, giorno e notte. Diciamo che la collezione da 30 ml ci porta proprio nel cuore del savoir-faire di Kilian Paris e alla fine davvero ogni boccetta, ma tutta la collezione, è un po' come una collezione d'arte personale, nel senso che tu la puoi veramente interpretare, la puoi rendere tua sperimentando ogni fragranza. E a me piacerebbe un po' raccontarti le 5 famiglie olfattive di Kilian. Allora, inizierei dalla prima, che è la prima famiglia è The Fresh. Qua siamo in una famiglia molto particolare perché è molto fresca, molto agrumata, ideale comunque per l'estate. Sentiamo. È vero, l'apertura è molto molto fresca, sì. Poi la seconda famiglia invece è The Narcotics. Allora devi sapere che Kilian ha una passione per i fiori, per lui i fiori creano dipendenza, quindi stiamo parlando di fiori opulenti, sensuali e anche qui ti voglio far sentire questo aspetto narcotico dei fiori. Ti avvolge proprio, Totalmente. Non ti lascia scampo. No. Buonissimo. Poi passiamo all'altra famiglia, quindi The Cellars. Beh, The Cellars stiamo parlando di qualcosa di avvolgente, qualcosa di caldo e quindi ci vengono subito in mente le cantine, le botti, molto cognac, ma soprattutto il legno, no? Legno, quindi il legno pregiato delle botti in cui viene messo il cognac a riposare. E anche qua ti voglio far sentire questo aspetto. È veramente un viaggio. Sì, ma il viaggio non è ancora finito. Poi abbiamo The Smokes,
E qui invece parliamo di fragranze più fumose, più misteriose, e sono ispirate un po' ai viaggi di Kilian in Medio Oriente. Wow. Sì. C'è proprio un mistero. Sì, Kilian Paris ti porta davvero in questo viaggio olfattivo unico. E infine The Liquors, che è un po' la Eccole famiglia qua. di cui ho parlato prima e che noi andremo un po' ad esplorare insieme. E adesso che siamo arrivati in pratica all'inizio del racconto, Il nostro viaggio olfattivo, esatto, che ne dici se chiediamo a Carla Ferron, Beauty Director di Amica e nostra coscienza olfattiva, di farci entrare nella magia della prima fragranza Kilian Paris, che è appunto Angel Share. Io direi di ascoltarla. E mentre l'ascoltiamo io lo spruzzo. Vai. Angel Share è forse la creazione più personale di Kilian. Il nome rimanda direttamente alla quota degli angeli, ovvero quella percentuale di cognac, di solito circa il 2%, che evapora misteriosamente dai barili di legno durante gli anni di maturazione del cognac. Olfattivamente è un capolavoro gourmand e bougie creato dal naso Benoît Lapousat. L'apertura è dominata dall'essenza di cognac, che conferisce una nota inconfondibilmente alcolica e dà un color caramello al juice. Nel cuore troviamo la nocciola, che in combinazione con l'olio di cannella crea un alone di calore vibrante, esaltando davvero il percorso olfattivo. Il fondo si chiude con il legno di rovere, che, somigliando al potente e voluttuoso cognac, ridefinisce il carattere del profumo, mentre la fava tonka rivela una ricchezza di sensazioni che racchiudono un senso di suprema sensualità. È un elisir raro che dovrebbe essere davvero riservato agli angeli. Max e la famiglia inevitabilmente si è allargata, come succede quasi sempre, e quindi proprio di recente è arrivata anche la versione extrait de parfum di Angel's Share, che è Angel's Share Paradis. E io lo vado a spruzzare. Subito, così io intanto ti dico qualcosa sulla sua struttura, che è sicuramente fondata sull'accordo esclusivo del brand originale, quindi c'è l'olio di cognac, la fava tonka, la cannella e il muschio di quercia, però poi l'effluvio è sublimato da un'infusione intensa di lampone, e quindi all'istante la fragranza svela ricche sfaccettature di olio di rosa bulgara, però un'overdose di pralina, quindi andiamo sul lato gourmand, io amo. amplificata dalle sfaccettature ambrate dell'assoluta di fava tonka venezuelana. È veramente pura poesia. Ah sì, molto molto intenso. E io, che amo le declinazioni, come tu ben sai, invece ti volevo raccontare questa creazione che si chiama Angel Share on the Rocks. La mia preferita. Sì, qua. Allora, prima la spruzzo, poi te la vorrei raccontare. Allora, questo profumo nasce da una storia personale di Kilian. Visto che lui è l'ottava generazione di questa famiglia di produttori di cognac, appunto Hennessy, il papà e il nonno hanno sempre bevuto il cognac normalmente, diciamo lui ha deciso, quindi a temperatura ambiente, lui ha deciso di aggiungere il ghiaccio. E per raccontartelo vorrei proprio leggerti quello che lui mi ha detto. Ha infatti confessato, e ora appunto leggo: mio padre e mio nonno hanno sempre bevuto il cognac liscio. Io sono quello che ha osato cambiare la tradizione. Per me gustarlo con ghiaccio esalta l'essenza del cognac. Allora chiedo a Carla di raccontarci la piramide olfattiva di questa creazione. Sentiamo. Servita in un flacone che ricorda un bicchiere di vetro ghiacciato, è una composizione gourmand cristallina. Creata sempre in collaborazione con il naso Benoît Lapousat, si apre con una dose extra di arancia amara, mixata all'accordo on the rocks. Un cocktail agrumato di olio di pompelmo, limone e bergamotto italiano, che incontra la freschezza delle aldeidi.
Poi evolve con eleganza nel cuore caldo di essenza di cognac, olio di corteccia di cannella del Laos, assoluta di fava tonka del Venezuela e assoluta di quercia. Riproduce la freschezza dei cubetti di ghiaccio che incontrano l'anima profonda del cognac. Max, cambiamo completamente famiglia olfattiva e andiamo nella famiglia olfattiva dei narcotics con Her Majesty. Allora, Her Majesty è il primo passo di Kilian Paris nella famiglia Chypre in collaborazione con il naso Caroline Dumour. E io, mentre tu parlavi, l'ho spruzzato. Sentiamolo. E adesso vorrei raccontarti questa storia di come Sono nasce tutto orecchi. Her Majesty. Her Majesty nasce da una storia personale, ovviamente, di Kilian. Si trovava a Kyoto durante il periodo dei Cherry Blossom e praticamente stava passeggiando su questo viale, il sentiero del filosofo, e vede questi alberi di ciliegio meravigliosi con questa brezza che muove i fiori di ciliegio, ovviamente questi petali che cadono come se fosse neve. Ti vorrei raccontare anche però la piramide olfattiva. Si parte con la morbidezza dei semi di ambretta, poi c'è un sentore di pesca, poi c'è questo cuore con questa grazia di questa rosa e infine c'è un fondo di legno di cedro, cipriolo e muschio. La parte Chypre. È un Chypre contemporaneo, trovo, no? Secondo me è una creazione incredibile. Buonissima. Però a questo punto ti voglio parlare di un'altra composizione olfattiva della famiglia dei narcotics, che ha un nome bellissimo, che è Good Girl Gone Bad. Eccolo. Allora, è un profumo molto voluttuoso, molto femminile, però poi ha un'anima sorprendentemente pura, quindi c'è un'apertura molto fresca, fatta di fiori d'arancio del Nord Africa e rosa della Turchia e del Marocco. La sorpresa però e la magia arriva nel cuore, dove cantano 3 sirene ammaliatrici, che sono la tuberosa indiana, Che si sente? sì, il gelsomino sambac egiziano e il narciso francese. Diciamo che anche questa è una fragranza che evolve continuamente, specie quando la metti sulla pelle. Sì, è veramente buonissima. Invece ti voglio parlare del mio preferito, che è anche purtroppo l'ultima fragranza di cui parleremo in questo episodio. No. Sì, e si chiama Love Don't Be Shy. E qui però chiedo a Carla di raccontarci la piramide olfattiva e intanto io lo spruzzo. È stata la primissima fragranza creata da Kilian Hennessy per il lancio del brand, firmata insieme al naso Calice Becker. L'obiettivo era creare un gourmand totalmente diverso da ciò che c'era sul mercato. All'inizio è morbido e tenero, con note di testa di gloriosi fiori d'arancio, quasi fosse un bacio timido. Poi nel cuore il gelsomino sambac accarezza la pelle insieme alla rosa, raggiungendo l'estasi nel fondo grazie all'abbraccio caldo di marshmallow e labdano. Beh, anche questo episodio è stato un viaggio veramente incredibile tra liquori, ricordi di infanzia, fiori narcotici e atmosfere che ci hanno un po' portato in viaggio, no? Per tutto il mondo. Io vorrei ringraziare Carla Ferron per averci guidato in queste bellissime piramidi olfattive e averci raccontato queste storie uniche. Ma prima di congedarci, Max e io vogliamo lasciarvi una frase che è diventata iconica di Kilian Hennessy, perché potremmo anche farla nostra. In fin dei conti noi un po' l'abbiamo fatto con questo percorso olfattivo. Allora io la vado a leggere. Vai. Il profumo per me non è solo un accessorio, ma è uno scudo di protezione e allo stesso tempo un'arma di seduzione. Kilian Hennessy, fondatore e direttore creativo di Kilian Paris. E con questo? E niente, invitiamo tutti a fare la prova. Bisogna appunto
Provare a indossare queste fragranze meravigliose è davvero come se fossero uno scudo che ci protegge, che ci rende più potenti, ma al tempo stesso è uno scudo che è anche un'arma di seduzione. Quindi è tutto da provare, come ci ha detto Kilian, you never know. E noi ci sentiamo alla prossima puntata di Fashion Files The Fragrance Edit. Ciao! Ciao!